Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, un cyborg alto 62 cm, una figura in scala 1:3, edizione De Agostini. All'interno il grande e valoroso Alex Murphy. Andiamo subito a guardare questa nuova uscita, la 12. Diamo un'occhiata ai contenuti del fascicolo, non soltanto le immagini, ma se qualcuno di voi avesse il piacere di dare anche lettura potrà farlo. Questa che stiamo guardando è la seconda pagina di copertina che si ripete ad ogni collezione che deciderete di fare. Ecco qui. Mentre date lettura, io ringrazio tutti voi iscritti doverosamente e volutamente vi ringrazio perché mi state facendo crescere con le vostre visualizzazioni e le vostre iscrizioni e io devo tutto a voi e vi ringrazio con tutto il mio cuore. Grazie anche di avermi ascoltato quando vi ho chiesto durante la visione dei video compare la scritta salta annuncio, di non saltarla, ma di guardare tutte le pubblicità, perché quello sarebbe stato l'unico modo più importante e vero di potermi dare una mano. E io vi ringrazio perché vedo i risultati. Questo è quello che abbiamo in questa uscita, che andremo subito a vedere dopo. Ci servirà un cacciavite e del lubrificante per chi volesse crearsi i filetti. Sapete che io consiglio a tutti di creare il filetto all'interno del metallo per evitare possibili danni quali rotture o montaggi non perfettamente corretti. Ecco qui. Vedete quante notizie importanti ci sono. Molti di voi magari vorrebbero subito andare a vedere il montaggio, però per chi ama questo cyborg, metà uomo e metà armatura, non può che amarne anche la sua storia. E qui ci sono anche notizie importanti, non soltanto riguardanti la serie televisiva. Se qualcuno invece che mi guarda si fosse dimenticato di iscriversi, ma ne avesse il piacere appunto di farlo, ecco lì esorto a iscriversi al canale, attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Per chi non mi conosce, mi presento sommariamente, ecco, a parte il nome ovviamente che già sapete, io ho deciso di aprire questo canale non per fare i video di tutorial semplici del montaggio, ma dedicarmi alle persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini, per seguirli passo dopo passo ed evitare che possano fare danni o montaggi non corretti. Quindi per tale motivo ogni mio video necessariamente non può durare pochi minuti. Ed ecco qui. Questo, come appena detto, è il numero 12, poi avete visto che dall'unboxing io ho già a disposizione il numero 13, 14 e 15, quindi seguitemi, mi raccomando. Allora, questo è quello che troviamo nell'uscita numero 12. Ci servirà anche il braccio destro. Troviamo la copertura esterna della spalla, una serie di viti AM
all'interno ne troverete 5, una è di scorta. Come potete vedere io ne ho soltanto una perché mi sono portato avanti, mi sono già creato i filetti con l'ausilio di un lubrificante, quindi ho bagnato una vite e con la stessa vite unta ho creato tutti e 4 i filetti. Poi ho scartato la vite, che è questa, che ho usato per fare i filetti, anche se non ha subito alcun danno, però ho preferito così, e ho rimesso le viti dentro. Così è molto più semplice andare ad avvitare le viti, e dal momento che questo è metallo e questa è una copertura in plastica, sarà anche così impossibile creare danni alla parte superiore, cioè la plastica, che verrà stretta dalla vite avvitandosi nel metallo. Perché? Perché una vite che si avvita in un filetto creato sarà libera di girare, e quando sentirete la resistenza capirete che siete arrivati contro la plastica, e lì vi regolerete di conseguenza senza stringere troppo, ed è così che non farete mai danno. Bene, andiamo subito a montare questo. C'è solo un modo per poterlo inserire, vedete? C'è una mezzaluna, basterà seguire la mezzaluna. Ecco, quando la inserite, questa linea nera deve collimare con l'altra qua sul metallo. Vedete? Se io la piego, guardate com'è storta. Quindi addrizzatela con il pollice, fate ruotare l'interno a seconda di dove vi trovate con le righe, finché non sono perfettamente allineate. Bene, a questo punto svitiamo le 4 viti AM e adesso potrete guardare quanto è semplice andare a montare dei pezzi una volta che vi siete creati i filetti. I filetti sono, eccoli lì, vedete le righe all'interno. Qui abbiamo i numeri di riferimento 2 e questo è il 2, ma non vi potete sbagliare, è impossibile montarlo di là, quindi 1 e 2. Allora, ci sono degli sfridi di lavorazione qua, vedete? Adesso io metto la pausa e con un cutter o una lima, è sempre consigliabile usare una lima. Perché? Perché col cutter, se non siete pratici, potreste levare più materiale e poi andare a creare più danno di quello che in realtà avreste dovuto sanare. Ed eccoci qua, così va bene. E avvitiamo le viti. Giriamo il cacciavite al contrario, quando sentiamo il clac vorrà dire che il filetto è perfettamente centrato e possiamo avvitare. Questo ovviamente solo se avete creato il filetto. Stringiamo tutto alla fine, dopo aver messo tutte le viti della sessione di montaggio che andremo ad eseguire, in questo caso 4. Alla fine di questa sessione di montaggio andrò a fare una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, il 12. Controllate che le parti non ballino e siamo a posto così. Ecco qua. Perfetto. Sempre più bello il nostro Robocop.
Ok, adesso prendiamo tutto quello che abbiamo montato. Io uso volutamente il plurale perché voi siete la vita del mio canale. Lo dico e lo dirò sempre perché è la verità. È un piccolissimo modo per rendervi un minimo di quello che voi invece a me date con le vostre visualizzazioni e le vostre iscrizioni. Bene, prendiamo, ecco qua, piede destro, casco, poi qui avremo il volto di Alex Murphy riprodotto in silicone. Io ho visto qualche foto ed è impressionante, sembra vero. Speriamo che sia così o anche più bello quando lo riceveremo a casa. Qui c'è una calamita. Eh sì, state guardando qualcosa sulla destra dello schermo? Adesso vi faccio vedere, molti di voi già lo sanno, che è Iron Man. Eccolo qui. Mi piace metterlo insieme a questa collezione perché la mia idea è proprio quella poi di andarli ad esporre vicini, anche perché Iron Man è alto 60 cm e Robocop sarà alto circa 62 cm. Bene ragazzi, questo montaggio è finito. Mi raccomando, seguitemi perché adesso vado a fare il video numero 13, poi seguirà il numero 14 e per finire questa nuova consegna il numero 15. Date anche un'occhiata alla mia playlist dove potrete trovare altri modelli e se qualcuno di voi avesse piacere di farsi montare un modello da me, mi contatti in privato. Bene ragazzi, un saluto a voi, a tutti i vostri cari più cari e grazie del vostro tempo. Arrivederci al prossimo video. Ciao!